Siamo al quarto test. Chiamatelo test, prova, verifica, chiamatelo come volete, ma vedetelo come un'occasione di allenamento per il nostro orecchio. Come sempre abbiamo questa prima parte di spiegazione di quello che sarà poi l'ascolto e il test a seguire. La prima richiesta che vi farò sul brano che analizzeremo sarà dell'organico strumentale. L'organico strumentale non vi voglio ovviamente chiedere l'elenco di tutti gli strumenti presenti, sarà un brano orchestrale, solo orchestrale, ma la richiesta non è ovviamente l'elenco. Vi chiederò l'organico per famiglie, proprio perché abbiamo fatto già il lavoro su alcune famiglie, quelle ovviamente più presenti in orchestra. Quindi alla domanda qual è l'organico strumentale, il vostro orecchio si deve soffermare nel sentire i vari strumenti e in particolar modo soffermarsi su quelli che magari hanno le parti o delle frasi che emergono di più, quindi le famiglie che vengono rappresentate in maniera più evidente con alcuni strumenti. Faccio un esempio: se io sento una frase quasi solistica eseguita o da una tromba e quindi dico tromba, ottoni, o da un clarinetto e quindi legni, non sto poi a preoccuparmi di sentire anche tutti gli altri della famiglia, perché probabilmente ci saranno tanti, magari non tutti della famiglia, però so che quella famiglia è rappresentata. Quindi noi inseriremo la domanda appunto di organico strumentale e poi sceglierete tra le possibilità, le tre possibilità per famiglie: archi, fiati, dove all'interno dei fiati ci possono essere tutti, legni o toni, oppure solo una delle due sottofamiglie, e percussioni. Spiegata la prima richiesta. Le altre due sono un ripasso di alcune già fatte. Ad esempio il modo, il carattere del brano. Se abbiamo qualche titubanza e non ci ricordiamo più che cos'è, che differenza c'è, quali sono gli aspetti più evidenti, credo che l'esempio di ripasso sia perfetto. Allora, sentiamo un frammentino per ricordarci com'è un classico modo maggiore. Esempio di un maggiore. Vogliamo sentire l'altro aspetto? Il minore, l'altra faccia della luna? Altro esempio. Quindi questi sono due esempi estremamente palesi. Quindi abbiamo il maggiore, serenità, tranquillità, e il minore, tristezza, malinconia. Allora, come sempre, come già detto più volte, ci sono brani più espliciti e brani più sottotraccia. Quale sarà quello che dovrete analizzare? Non ve lo dico. Saranno le vostre orecchie a decidere se è facile o un pochino più sommerso. Ma sarà o maggiore o minore. Ultima richiesta, il tempo, binario o ternario. E anche qui non dilunghiamoci in parole, facciamo l'esempio sonoro di ripasso. Binario.
ripasso, ternario. Allora, fatti gli esempi. Divisione in 2, divisione in 3. Binario, tempo forte e tempo debole. Ternario, 1 forte e 2 deboli. Fine del ripasso. Adesso ascoltiamo il pezzo. Vi ricordo sempre, il test da un punto di vista proprio fisico lo trovate sempre in coda all'articolo sul sito musicadiffusa.it. Quindi lì lo trovate da un punto di vista grafico e quindi per dare le vostre risposte. Ricapitolo le 3 domande che saranno organico strumentale, modo e tempo. E a questo punto ascoltate con attenzione il finale dell'Ouverture dal Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. Alla prossima!